La saga di Scary Movie fu letteralmente rubata alle persone che l'hanno inventata, non venduta, non mollata per stanchezza, ma proprio presa e tolta. E la parte assurda è che 26 anni dopo quelle stesse persone se la sono ripresa, ma non con un'intervista o con una causa in tribunale, semplicemente dentro a un film. Hanno preso il furto vero, quello successo nella realtà, e l'hanno messo in scena come trama del sesto capitolo di questa saga. Infatti in questo video andremo a ripercorrere tutta la storia della saga di Scary Movie, What did you say? dal primo capitolo uscito al cinema nel lontano 2000, ormai 26 anni fa, fino all'ultimo capitolo da pochi giorni al cinema, il sesto. Quindi arriviamo alla domanda: questo sesto capitolo rialza l'asticella o è solo l'ultimo pezzo di una lunga caduta? Per capire Scary Movie dobbiamo capire da dove arrivano i fratelli Wayans, perché non sono mica caduti dal cielo nel 2000. Allora, loro sono 10 fratelli cresciuti dalle case popolari di Manhattan. 10 voci dentro la stessa stanza, in quella stanza la comicità non era intrattenimento, ma era il modo per farsi notare, per esistere. Al centro di tutto questo c'era il fratello maggiore, Keenan Ivory Wayans. Perdonatemi la pronuncia se non è quella. Comunque, lui possiamo dire che era il vero architetto di tutto quello che poi la famiglia ha costruito. Keenan comincia dalla stand-up, cioè la comicità dal vivo sul palco. E già li batte su razza, stereotipi dei media, l'esclusione dei neri da Hollywood, su tutto. Poi lui si trasferisce a Los Angeles, ma non ci arriva come star, ci arriva più come osservatore, perché vuole capire come gira l'industria, dove si prendono le decisioni e soprattutto chi le prende, perché molto presto mette a fuoco una cosa che gli resterà appiccicata addosso per tutta la carriera, e cioè che il talento ti fa entrare nella stanza, ma poi è il controllo a decidere cosa succede dopo. Il primo grande colpo è In Living Color, uno show comico a sketch che Keenan porta sulla Fox nel 1990 e ci porta dentro praticamente mezza famiglia. E non era uno show come gli altri, la comicità a sketch di allora seguiva un ritmo prevedibile, impostazione, salita, battuta finale, mentre in Living Color quel ritmo lo ignora proprio, va più veloce, impila le battute una sopra l'altra, cambia tono a metà scena e affronta di petto le cose che la televisione generalista evitava, come razza, media, stereotipi culturali, senza prenderla larga, attaccava tutto. Wanna have a little fun? Who is this? Tell me your name and I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Oops. I farted. Così facendo faceva sembrare, come dire, addormentata un po' tutta la comicità mainstream dell'epoca. Ed è quindi qui che nasce il metodo, perché Keenan, quando parodizza un genere, non si limita a prenderlo in giro, lo seziona proprio. Si chiede cosa rende quel genere riconoscibile, i dialoghi, la musica, gli archetipi dei personaggi, isola quei pezzi e poi li gonfia fino all'assurdo. Quindi lui arriva ad affinare questo metodo con Don't Be a Menace, la parodia dei film di quartiere, e lo porta ai massimi livelli poi con Scary Movie. Il film Scary Movie apre rifacendo la scena iniziale di Scream, quasi identica, e nel giro di pochi secondi però la tensione viene rotta, ribaltata e trasformata in una cosa ridicola, e quel meccanismo si ripete per tutto il film. Costruisci la tensione, la spezzi, ci ficchi dentro l'assurdo. I wanna see what your insides look like. Well, then turn to page 54. Oh, Ma la cosa che rendeva Scary Movie diverso non erano nemmeno le battute, quanto più la densità delle stesse. Le commedie di quegli anni ti lasciavano respirare tra una battuta e l'altra, Scary Movie no, andava avanti come un treno, accatastando gag su gag, costringendoti a stare sul pezzo o a perdere il colpo. what's up? What's up? Ed è qui quindi che c'è la distinzione che tiene insieme tutta questa storia. Quello dei Wayans, che sembrava una formula, poco budget, riferimenti pop, velocità e ritmo, è invece un processo. E la differenza agli studios non l'ha capita praticamente nessuno. Iniziamo quindi a parlare del primo Scary Movie, che secondo me possiamo dire che resta il picco di tutta la saga. Ora, lo so, questo video si chiama Ascesa e declino di Scary Movie. Sono 6 film, come puoi dire che l'ascesa termina già al primo? Purtroppo forse è così, anche se ci sono delle cose molto interessanti da discutere sul sesto capitolo, quindi restate con me. Ma ci arriviamo piano piano. Scary Movie, abbiamo detto, parte da Scream, da cui prende praticamente la trama e il film base su cui si basa questa parodia. Solo che Scream era già un film particolare, perché era già un film che faceva un tentativo di smontare il genere dello slasher dall'interno. Lo slasher, quindi quel filone con il gruppetto di ragazzi e il killer mascherato che li fa fuori uno alla volta. Scream lo faceva
sopra indicando lo schermo e vantandosi di conoscere tutti i trucchi del genere. E a proposito di Scream, ci ho realizzato una videoanalisi su tutta la saga sul canale. Il fatto quindi con Scream Movie qual è? Che Scream Movie attacca lo stesso identico materiale di Scream, ma dal lato opposto. Piuttosto che commentarlo, lo ridicolizza. E ti dico una cosa che magari suona esagerata, però in certi punti forse Scary Movie riesce a colpire anche più forte di Scream in questo loro decostruire un genere. It's like I've seen this all before. Nah, it was in this movie Scream. Same dialogue and everything. This is ill. Sul piano dei numeri fu una bomba, ok? Costò tipo 19 milioni di dollari e ne incassò oltre 270 in tutto il mondo. Insomma, record. Tra l'altro è anche il film che ha lanciato poi Anna Faris, la protagonista. Questo fu il suo primissimo provino della vita. Ma al di là dei soldi, quello che ci interessa è come funziona il film dentro. Andiamo a prendere adesso un punto dove Scary Movie diventa quasi per caso, possiamo dire forse un film femminista. Ora lo so, può sembrare forse forzata questa lettura, ma seguite il ragionamento. C'è il personaggio di Buffy che durante un concorso di bellezza si mette a urlare e a piangere davanti al pubblico perché il suo ragazzo sta venendo ucciso per davvero lì dietro sul balcone in alto dietro al pubblico. Acting. I'll be doing a dramatic reading. Ma il pubblico, invece di girarsi a guardare l'orrore vero, preferisce applaudire per come lei sta recitando. Go, Greg! Look behind you! Questa è una gag, forse una delle migliori del film, ok? E funziona su due livelli. Il primo livello è che noi tendiamo a confondere la grande recitazione con il monologone drammatico, con chi urla e piange forte, come se quello che viene detto contasse meno di come viene detto e quindi con quanto sentimento. Il secondo livello è poi quello forse più interessante, cioè che la scena ci sta dicendo che una donna non sta venendo ascoltata nemmeno quando si sgola, perché il pubblico preferisce l'ignoranza comoda. La elogia per aver parlato e intanto non la prende sul serio. Quindi la performance in quella scena non è tanto quella di Buffy quanto quella del pubblico, di cosa il pubblico fa. Greg, I won! Congratulations! Out of my way, loser! E già quel film quindi ha posto una sottile, possiamo dire, critica sociale. Poi, sempre tornando a Buffy, lei la rivediamo in un'altra scena poco dopo. Nello spogliatoio della scuola viene affrontata dal killer. Pur di stare al gioco della vittima predestinata, si rompe la gamba da sola. Now I'm gonna fall and break my leg, leaving me helpless. Ah! There you go, Mr. Scary Killer. I'm panicking now. E quando il killer alla fine la decapita, lei continua a sbraitare lo stesso. Oh, look at me. I'm all dead. I'm a gross, scary, severed head. Come on. Ecco, qui il film prende praticamente decenni di cliché della donna indifesa nell'horror e li condensa dentro una scena sola, ma facendolo con una tale stanchezza e con una tale ironia esausta che senti proprio quando quel cliché è logoro, e quindi lo sta prendendo in giro rifacendolo, esagerandolo fino a farlo crollare. I will not be ignored by the likes. E poi c'è Cindy, la nostra protagonista, interpretata da Anna Faris, la ragazza qualunque un po' svampita. La sua scena di sesso è la dimostrazione di quanto questo film, quando vuole, sa essere più sveglio di quello che sembra. Perché il piacere di Cindy è giocato per ridere, cioè fa ridere che proprio lei, l'archetipo della verginella, in camera da letto sia così dominante. What's my name, Bobby? What? What's my name? Però la scena è comunque costruita attorno al suo piacere senza sessualizzarla. Quindi diventa più una cosa di liberazione che di erotismo. E infatti la macchina da presa non è lì a compiacere lo sguardo maschile come magari succederebbe in qualsiasi altro slasher o film del genere, ma sta su quello che i personaggi provano. E quando finisce, con il loro amore che fa letteralmente tremare la casa, abbiamo una celebrazione del piacere femminile, che davvero non ti aspetteresti in una parodia uscita in quegli anni. Oh, yeah. Oh, Bobby. Il fatto è che, questo è il cuore di tutta la saga, lo stesso identico film capace di tutto questo è anche il film che commette in pieno i peccati che prende in giro. È un cortocircuito che si ripeterà in ogni capitolo di Scary Movie, perché loro smontano uno schifo del genere horror, solo che nel farlo lo rifanno tale quale. E qui succede con il modo in cui vengono trattati per esempio i personaggi queer e i disabili. Cioè Miss Man, che non è nemmeno un personaggio, è una caricatura volutamente offensiva di una persona trans. Non ha una battuta lei, possiamo dire che lei stessa è la battuta, il suo semplice esistere. Poi c'è Ray che invece le battute le ha, peccato che sia sempre la stessa. Ray è gay e fa di tutto per alludere alla cosa, ma il film non è interessato a un personaggio gay, è interessato a farci ridere di lui. I'm gay, and in case you haven't noticed, so is Ray. What? I ain't gay. What are you talking about? You took her to that club.
What about our trip to San Francisco then? I wanted to go shopping. E poi c'è Doofy che è il poliziotto goffo, quello presentato come disabile, quello su cui ridi per tutto il film. Hey, what is that? That god-awful smell. I got poopy. E che nel finale scopre in realtà essere il killer, perché si toglie la disabilità di dosso come fosse un costume, si alza e se ne va via liscio come l'olio. Un po' alla I soliti sospetti, quel film dove il personaggio che sembrava il più innocuo di tutti si rivela la mente dietro a ogni cosa. E la fa franca sotto gli occhi di tutti senza che nessuno se ne accorga. E poi c'è una cosa che spesso ci si dimentica di dire. Scary Movie, il primo, e il secondo soprattutto, è stato un momento importante per l'horror nero. 3 creativi neri al comando di una parodia horror di successo planetario, una roba che detta oggi sembra normale, ma per l'epoca non lo era per niente. Tant'è che il loro progetto era stato rifiutato più volte con la motivazione testuale che i neri l'horror manco lo guardano. E quello che quindi fanno con i personaggi neri qui diventa quasi rivoluzionario nella sua semplicità. Questi personaggi possono finalmente essere ridicoli e basta, esattamente come tutti gli altri, senza dover portare in spalla un messaggio, senza dover incarnare il dolore o il riscatto. Possono semplicemente esserci. The press only wants to interview the most ignorant person they can find. I'm on TV! Oh shit! E quindi banalmente normalizzare qualcosa che dovrebbe essere normale e normalizzarla senza un messaggio, ma semplicemente con la normalità. E poi c'è quell'altra trovata, e cioè che qui la morte non è permanente, quasi non conta niente, perché Brenda muore. Ma torna. Ray e Shorty muoiono nel primo, ma poi nel secondo tornano. È un'altra di quelle trovate che sembrano solo una scemenza divertente e che invece dicono qualcosa di preciso. Nell'orizzonte di questi film la morte non pesa, non è mai davvero l'ultima parola. Per vedere un horror che guarda le cose da quella stessa prospettiva nera con un impatto culturale paragonabile, bisognerà poi aspettare quasi 20 anni con l'arrivo di Jordan Peele e il suo film Get Out. Quindi a livello culturale questa roba ha un suo peso, al di là del film in sé. Ed è così che arriviamo a parlare del secondo Scary Movie, che esce appena un anno dopo. E qui già iniziano le prime crepe. Non tanto nei numeri, perché incassa comunque tantissimo, ma piuttosto nel metodo. Gli studios vogliono cavalcare il successo del primo, e quindi il film viene messo insieme di fretta. Tempi di scrittura compressi, riprese e tirate, sviluppo dimezzato. Insomma, la lavorazione completa dallo script alla sala è durata grosso modo la metà di quella del primo. E i Wayans stessi hanno detto chiaramente che quella fretta gli ha rovinato il processo e che non c'era niente che potessero fare per impedirlo. E questo è esattamente il punto di cui parlavamo. Senza il tempo per limare, il processo si inceppa e la formula da sola non basta. E infatti un po' si inizia a vedere. Nasce qui quello che chiamerei un marciume strutturale. Scene scollegate, gag che vivono per conto loro senza una vera storia che le tenga insieme. Il bersaglio stavolta è l'horror gotico, la casa infestata classica. Il gruppo viene quindi mandato a passare il weekend in una villa stregata, però la trama è poco più di un pretesto per appendere una battuta dietro l'altra. How come every time some scary shit happen that we need to stick together, you white people always say let's split up? Yeah. She's right, we should stick together. Yes, that's what I'm saying! E quindi torna a pari pari il cortocircuito del primo film. Stavolta il film prende di mira un cliché vecchissimo dell'horror, quello del cattivo deforme, mostrato come disgustoso proprio per il suo corpo, e nel prenderlo in giro lo rifà identico, con 2 personaggi. C'è Dwight in sedia a rotelle, costruito apposta perché lo guardi come un patetico, si arrabbia ogni volta che qualcuno prova ad aiutarlo, prova e riprova a trascinarsi su per le scale e tutto in lui è pensato per far ridere della sua condizione. Hey, I don't need your help, okay, lady? I can do it myself. E poi c'è Hanson, il custode, con una mano dalla forma diversa, monca, strana, che è forse il personaggio più iconico di tutta la saga ed è anche il peggiore. That's heavy. I better use my strong hand. C'è una scena a cena in cui gli altri sono talmente disgustati dalla mano di Hanson che si rifiutano di toccare il cibo che ha preparato lui. E il film fa di tutto perché tu dia ragione a loro, perché tu provi schifo insieme a loro. Oh, you just have to know the anatomy of a turkey, and it's got over here just the tiniest little stink hole, but it's big enough to get your hand right up inside it. E il colpo basso vero arriva quando Dwight, che proprio lui dovrebbe sapere cosa vuol dire essere giudicati per come è fatto il proprio corpo, preferisce rischiare di cadere da una finestra piuttosto che afferrare la mano di Hanson per salvarsi. Take my little hand. No! Get it away from me!
Il problema di fondo quindi è un po' sempre lo stesso del primo film con Doofy, e cioè che gli attori che interpretano questi personaggi sono normodotati, quindi per loro quella disabilità è un costume che si tolgono a fine giornata di lavoro. Per le persone vere che hanno invece quei corpi non è così, e quindi ancora una volta una parodia che dovrebbe smontare un cliché horror finisce per usarlo esattamente come lo usavano i film che vuole sbeffeggiare. Nel mezzo di questo massacro vale la regola di prima: muoiono tutti e tornano tutti vivi. I've come back for you. La saga a questo punto ha un'identità precisa, un metodo, 2 successi enormi alle spalle, sembra inarrestabile, ed è esattamente il momento in cui la storia, fuori dallo schermo, prende una piega bruttissima. Dopo 2 successi del genere si apre la trattativa per il terzo capitolo con il gruppo che possedeva il marchio, cioè Miramax e la sua etichetta Horror Dimension, le aziende dei fratelli Harvey e Bob Weinstein. E qui la storia diventa una di quelle che fa capire come funziona davvero Hollywood, e adesso te la racconto. Il primo Scary Movie aveva aperto con un weekend da 42 milioni di dollari, una cosa mai vista per una commedia, e a Keenan, quando provarono ad etichettarlo come il regista nero che aveva fatto il record, rispose una cosa che ci fa capire tutto di come lui ragionava, e cioè disse: non mettetemi addosso l'etichetta del nero, non sminuite il mio successo con una targhetta, anzi lasciate che si veda, così altre persone nere capiscono che non esiste una roba chiamata successo nero con un suo tetto. Esiste il successo e io per caso sono nero. Per il secondo film, forte di tutto questo, avevano ottenuto un accordo buono. Per capirci si tratta di un compenso garantito e una quota sugli incassi, quindi basata su quanto poi il film sarebbe andato bene. Poi si arriva al tavolo per il terzo capitolo con una richiesta logica. Visto che il primo ha incassato tot e il secondo ha incassato tot, adesso si fa un 30 contro 30 invece del precedente 20 contro 20. È giusto, è proporzionale a quello che la saga sta fruttando. Keenan presenta quindi l'idea, fa il suo pitch. Il pitch è semplicemente la presentazione del progetto a chi deve metterci i soldi. E loro dicono: guarda, ci piace, vi facciamo un'offerta. Solo che l'offerta è per quello che avevano preso sul primo film. E lì quindi scatta una cosa che a sentirla ti monta dentro veramente un'incazzatura. Come? Cioè, sul secondo avevano già fatto 20 contro 20 e tu sul terzo torni alle condizioni con cui li hai assunti al primo? Cioè, non ha proprio senso, capito? Avessero proposto le stesse condizioni dal secondo capitolo, uno dice ok, ragioniamoci, ma sono tornati indietro. Non funziona così. E quindi i Wayans da signori si alzano e se ne vanno, giustamente. E si portano i loro progetti, quindi si portano quel film che avevano pitchato, che avevano proposto, che doveva essere il terzo Scary Movie, e poi anche White Chicks. Il fatto è che però i Weinstein si tengono l'idea che gli era stata presentata e fanno Scary Movie 3 sulla base dell'idea che i Wayans avevano a loro presentato, e questa cosa ovviamente i Wayans lo scoprono poi dopo. Ecco perché loro poi la mettono così e dicono: noi non abbiamo abbandonato la nostra saga, ce l'hanno tolta. Questa è la frase di Keenan di cui parlavamo all'inizio: il talento ti fa entrare nella stanza ma è il controllo a decidere cosa succede dopo. E quindi qui prende corpo nel modo più brutale possibile. Loro il talento ce l'avevano tutto, scrivevano, dirigevano, recitavano. Quello che però non avevano era il controllo a livello di proprietà, la firma su chi comanda, e senza quella il sistema che avevano costruito gli è stato semplicemente sfilato di mano e dato a qualcun altro. Solo che, ed è questo il punto, puoi fare una versione di quello che fanno i Wayans, ma non puoi fare quello che fanno i Wayans, e i 3 film che arrivarono dopo sono lì proprio a dimostrarlo. Watching television shows doesn't create psycho killers. Canceling TV shows does. The Wayans Brothers was a good show, man. It was a good ass show, and we didn't even get a final episode. E quindi eccoci a parlare del terzo capitolo di Scary Movie, senza i Wayans né alla scrittura né alla regia, però con le loro idee dietro. Qui la regia passa al buon David Zucker, uno dei nomi dietro a per esempio L'aereo più pazzo del mondo oppure Una pallottola spuntata, e il suo modo di fare comicità si sente subito. I just want to tell you both good luck. We're all counting on you. Gag su gag, raffica, meno horror, più assurdo puro. È il film che più di tutti annuncia quella sottocategoria di parodie che non parlano nemmeno più di horror, roba tipo date movie, epic movie, disaster movie, e nessuna di queste ovviamente è mai andata bene. Qui c'è un passaggio analitico che conta, perché spiega l'inizio della discesa vera e propria, del declino vero e proprio. Persa la lavorazione lunga, persa la limatura, persa quella cosa
cosa che era il processo, la parodia qui smette di costruire le battute e si limita a indicarle. È quello che si potrebbe chiamare umorismo del riconoscimento. La battuta non è più guarda come ribaltiamo questa cosa, ma è semplicemente ehi, riconosci questa scena. E il riconoscimento da solo, per qualche secondo, ti può anche far piacere, ma è un piacere che si consuma in fretta, perché non c'è una vera costruzione sotto. Ecco, lì dentro c'è già il seme di quello che ucciderà tutto il genere. La trama, poi, è incollata insieme da due film che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Alla base di questo Scary Movie 3 c'è The Ring e poi c'è Signs, messi insieme un po' alla bella e meglio. Anche se va detto, mettere insieme due film così lontani può diventare di base una cosa simpatica, se magari fatto meglio di così. Please, no. We mean you no harm. We traveled to your planet to find an evil little girl. We must destroy her before 7 days. Detto tutto questo, adesso ti dico una cosa interessante. Il terzo capitolo è forse il più amato del blocco di mezzo. Da noi c'è proprio chi lo chiama un capolavoro e in tante parti oggettivamente fa ridere. Ha le sue battute diventate cult, quelle del doppiaggio italiano che la gente magari ancora si ricorda. I watched that tape last week, and this morning he woke up dead. How the hell do you wake up dead? Because you're alive when you go to sleep. Ha la gag della foto distorta. Who's this? That's Ralph. He's right over there. Ha il pezzo della sfida rap in stile 8 Mile con Simon Rex che è entrato nell'immaginario comune. I'm a white boy but my neck is red. I put Miracle Whip on my Wonder Bread. È un film che in tanti momenti diverte sul serio e sarebbe disonesto far finta di niente, solo perché manca la mano dei fratelli Wayans, quindi è giusto riconoscerlo. Quello che però il terzo capitolo fa e che magari non si riesce subito a cogliere è ripetere un peccato preciso dei film che parodizza. Prende The Ring e lo svuota di tutto ciò che lo rendeva giapponese. Little ugly bitch. Come on. Let me see what you got. What you gonna do? E sparisce completamente il folklore che c'era sotto l'idea del pozzo, che nell'originale viene dalla leggenda di Okiku. Tutta quella roba evapora. E qui quindi sta il punto. Rifare un horror non anglofono buttando via la cultura da cui nasce. È forse un po' una forma di razzismo? Ma non quel razzismo che odia, piuttosto quello che semplicemente non gliene importa, che non rispetta. E per un dirigente magari pieno di pregiudizi, il giapponese e il nonsense sono la stessa cosa. E quindi dà per scontato che per il suo pubblico sia lo stesso pensiero. La cosa amara quindi è che questa parodia commette esattamente lo stesso reato del remake americano, un remake che la sua parte di sbiancamento l'aveva già fatta per conto suo. 50 black people get their ass beat by police today, but the whole world gotta stop for one little whitey down the hole. E quindi ora ci tocca parlare del quarto capitolo. Il più sfocato di tutti, possiamo dire. È un film che salta dalla Guerra dei Mondi a The Village, da The Grudge a Soul Enigmista, tutto stipato dentro lo stesso minutaggio, senza riuscire mai davvero a tenere insieme nulla. Qui la cornice di base è la parodia della Guerra dei Mondi, ok, con l'invasione aliena, e dentro poi ci ficcano un po' tutto quello che nel 2006 girava nell'aria. Ma è proprio qui che si tocca con mano il punto di arrivo del declino. Quell'umorismo del riconoscimento di cui parlavo per il terzo capitolo, quindi la battuta che non si costruisce niente e si limita a indicarti una scena. Nel quarto non è più una tendenza tra le altre, ma è diventato l'unico registro che il film conosce. Mr. President, the aliens were under attack. You mean right now all of these children's parents could be dead? E questo probabilmente perché nel terzo capitolo, ricordate, c'erano delle idee dei fratelli Wayans. Qui nel quarto no, loro non sono minimamente coinvolti. E quindi la trama qui risulta essere ridotta a uno spago su cui appendere una parodia dietro l'altra. E quel marciume strutturale, nato nel secondo capitolo, quindi le scene staccate che vivono ognuno per conto suo, qui tocca il suo punto più alto. È una corsa a vuoto e si sente benissimo che si va avanti ormai solo per inerzia, che non si sa più cosa dire. Ok, per carità, regge ancora qualcosina ed è giusto riconoscerlo. La trappola di Saw con Dr. Phil e Shaq chiusi dentro funziona, perché lì sotto un minimo di costruzione c'è. Oh my God! I did it! We're saved! What's wrong? Wrong foot.
La parodia di Tom Cruise che salta sul divano da Oprah resta divertente. Il riferimento poi è a quel momento vero del 2005 in cui Tom Cruise si mise a saltare sul divano della conduttrice come un invasato. Però ecco, queste sono cose che magari ti divertono se riconosci, ma se tu non le conosci, quindi magari soprattutto un pubblico internazionale, come fanno a divertirti? E quindi questa cosa del cameo, quando una saga comica comincia ad appoggiarci così tanto, capiamo che è il segnale di qualcosa che non sta funzionando più bene. Le idee, la costruzione delle battute, tutto si è un po' inceppato e ci si aggrappa quindi al volto noto pur di provare a tirare avanti. TV! Look! I'm on TV, y'all! Check it out! Di quella critica involontaria all'horror che rendeva speciale il primo e il secondo capitolo, quindi il film che smonta un difetto del genere proprio mentre lo commette, ecco, nel quarto non resta più nulla di questa roba qui. È troppo occupato a spuntare la sua lista della spesa di citazioni da inserire. C'è un solo punto in cui quel cortocircuito torna a colpire forte, ed è forse il punto più cinico di tutti, ed è il discorso del razzismo dei remake, che nel quarto diventa ancora più esplicito che nel terzo. Nella parte basata su The Grudge, Cindy e il bambino fantasma si tirano addosso parole giapponesi a caso, mischiate a nomi di marche. Hibachi Benihana Teriyaki. Nagasaki, Okinawa, Hokkaido, Yokohama. Karate Judo Sumo Samurai. Nissan, Honda, E la battuta, se così vogliamo chiamarla, è tutta lì. Quindi dal punto di vista di un produttore pieno di pregiudizi, non c'è differenza tra la lingua giapponese e una sequenza di suoni senza senso. È lo stesso meccanismo del terzo, ma messo in scena in maniera ancora più sfacciata. E come nel terzo, tutto questo nasce da un remake americano che il cast lo aveva già sbiancato, ambientato sì in Giappone, ma con tutti i personaggi che contano interpretati da attori bianchi. Quindi la parodia ancora una volta non smonta il problema, ma lo ricalca. Ed è questo, in fondo, il senso di fine corsa. Il quarto è il film in cui la formula ha ormai preso il posto del processo del tutto. E il risultato è quindi una macchina che nessuno studio a quel punto sapeva più come rimettere in moto sul serio. Dopo il quarto film, infatti, la saga si ferma per 7 anni, la pausa più lunga che fino ad ora aveva mai visto. Fino a che poi nel 2013 torna con il quinto capitolo, che ad oggi resta un po' una specie di film maledetto. Non c'è più Cindy e non c'è più Brenda, quindi senza Anna Faris e senza Regina Hall. È un flop. I fratelli Wayans ovviamente ancora non c'entrano nulla a questo film. Il bersaglio questa volta è il found footage, cioè found footage si intende quel tipo di film, alla lettera possiamo dire filmati ritrovati, quel tipo di horror girato come se fossero riprese vere e registrate dai personaggi stessi, camera a mano, immagine sporca, bassa qualità, tutto per darti l'illusione che sia successo davvero. Il capostipite di questa roba qui possiamo definirla Paranormal Activity, o meglio, c'era già The Blair Witch Project ed altri, però qui parliamo diciamo del found footage applicato alla casa infestata, ok? Paranormal Activity nasce come un film indipendente girato in casa del regista con pochissimi soldi. Ecco, il quinto Scary Movie prende di mira quindi proprio questa roba qui e lo prende in giro in un modo che per assurdo contiene anche un'idea giusta. Da una parte mostra l'assurdità di tanti found footage riempiendo le scene di personaggi che si trascinano dietro una telecamera, situazioni in cui nessuno nella vita reale lo farebbe mai. La portano ovunque, anche a frugare in cucina, nel cuore della notte, solo perché così fa il protagonista di un found footage. Fin qui ci sta. What are all those? Oh, yeah, it's just your standard home security setup. And why do you need security cameras pointing at your bed? In case a burglar tries to steal my sex tapes. Il problema è che quando il film vuole davvero fare il found footage, lo fa nel modo più pigro possibile. Schiaffa un simbolino rec nell'angolo dello schermo e basta, mentre magari tutto il resto è girato pulito, patinato, lucido. Baby, I heard something. What? I think there's someone in the kitchen. See? There's nobody down here. E quindi così distrugge l'unica cosa per cui il found footage esiste, cioè l'illusione del reale. Letteralmente se ne frega di tutto. Come diceva quel filosofo, il medium è il messaggio, la forma grezza non è un dettaglio, è il senso. E se gli togli la forma grezza non resta niente. E qui quindi arriviamo al tema vero del quinto capitolo, che è anche il tema di cosa fa Hollywood con l'horror. Hollywood prende roba oscura, di nicchia, efficace proprio perché è ruvida e fatta col niente. Gli indie a basso budget, e la lucida, la leviga, la rifinisce
finisce fino a renderla inutile. Pensa a Slenderman, ok? Nasce come una creepypasta che faceva paura proprio perché poteva essere vera, perché era solo una foto e una storia scritta, e poi diventa un mostro qualunque in un film dimenticabile, perché vederlo lì in carne, trucco e effetti speciali ammazza tutta quell'incertezza che lo rendeva inquietante. È un po' la stessa cosa, quindi. E poi c'è la prova definitiva che a questo punto la saga è proprio congelata. 13 anni dopo il primo film, il quinto è ancora lì a tirare fuori le stesse gag sul corpo, sui personaggi queer, come se in più di un decennio non avesse imparato assolutamente nulla. What's that? My penis. No. Yes. There, right now, there. What the hell is that? My penis? È rimasto incastrato nella mentalità dei primi anni 2000. Forse non è un caso che dopo questo film sul franchise cali un silenzio lungo 13 anni. Di fatto è veramente un film che non ha saputo aggiornarsi ai tempi, e che altro non è che una cozzaglia di scene no sense appiccicate tra di loro. Arrivano quindi 13 anni di silenzio, ma attenzione, perché i fratelli Wayans in quei 13 anni non è che stessero con le mani in mano. Marlon in particolare si è praticamente fatto in casa lo stesso identico film che la saga Scary Movie stava già facendo. Nel 2013 esce A Haunted House, che in Italia conosciamo col nome di Ghost Movie, che è guarda caso una parodia di Paranormal Activity, cioè un found footage preso in giro, esattamente come avrebbe fatto Scary Movie 5, lo stesso anno. Li hanno girati praticamente quasi insieme, però Ghost Movie rispetto a Scary Movie 5 è un'altra roba. Comunque Marlon lo gira con 2 lire sui 2,5 milioni di dollari e ne incassa una sessantina in tutto il mondo. Prima di tutto questo, nel 2004 girarono White Chicks, diretto da Keenan, con Shaw e Marlon trasformati in 2 ragazze bianche. È un film che da noi ha avuto vita sua, è diventato un piccolo cult, e ci dice una cosa precisa, e cioè che alle loro condizioni, con la loro mano sul timone, i Wayans in qualche modo sapevano ancora far ridere. Quindi il talento non era scomparso. Quello che gli avevano tolto non era la capacità di far ridere, ma era il controllo su quella macchina specifica che avevano costruito, che è Scary Movie. Solo che mentre loro andavano avanti per conto loro, fuori succedeva una cosa più grande. Il genere parodia stava morendo. Ti ricordi di quel seme di cui ti ho parlato per il terzo capitolo? L'umorismo del riconoscimento? La battuta che non costruisce più niente e si limita ad indicarti la scena. Ecco, negli anni successivi quel seme è diventato una pianta infestante, possiamo dire. C'è stato un paio di autori che hanno inondato i cinema di parodie sempre più pigre, le abbiamo citate: Date Movie, Egg Movie, Meet the Spartans, Disaster Movie, I 4 Cavalieri dell'Apocalisse la parodia, film che prendevano quell'idea del "hey, riconosci questa cosa?" e la portavano al capolinea. Zero costruzione, solo riferimenti uno dietro l'altro, e il pubblico, comprensibilmente, si è rotto il cazzo. Il colpo di grazia l'ha poi dato internet, prima YouTube, poi TikTok, dove di parodie ormai ne nascono 1000 ogni giorno, più veloci, più a buon mercato, più sul pezzo. E a un certo punto quindi la commedia parodia al cinema semplicemente non esisteva più. E in mezzo a tutto questo cade l'uomo che la saga ai Wayans l'aveva tolta. Nel 2017 arriva il movimento Me Too, l'ondata di accuse e denunce che travolge Hollywood, e Harvey Weinstein ne diventa il volto, il simbolo, cioè l'uomo che incarnava quella frase di Keenan. Il controllo che decide cosa succede dopo diventa il caso esemplare di come quel controllo in quella industria veniva usato e abusato. E qui c'è un'ironia amara, perché riguardando il primo Scary Movie con occhi nuovi, quel film, ridendo e scherzando, aveva già messo in scena esattamente questa roba. C'è il killer che la fa franca sotto gli occhi di tutti, Doofy, che si toglie la disabilità come un costume, se ne va via liscio. C'è Buffy che urla che sta succedendo davvero qualcosa di terribile e invece di essere creduta viene applaudita. Una parodia scema del 2000 aveva filmato per caso una piccola favola proprio sul tipo di potere che 20 anni dopo le avrebbe portato via la saga. E la cosa più bella è che il franchise è sopravvissuto all'uomo che glielo aveva rubato. Intanto Hollywood entrava nella sua grande febbre, il reboot, quindi rifare, rilanciare una saga da capo. E quando non era un reboot puro, era un requel, come il quinto Scream, una parola che indica una sorta di fusione tra reboot e sequel, quindi un film che riparte da zero ma comunque porta dentro i personaggi vecchi storici, e l'emblema appunto è il quinto Scream del 2022, che è proprio un requel. E questo dettaglio non è da poco, perché è anche da notare come quando uscì al cinema non è che uscì col titolo di Scream 5, bensì uscì senza il numero a fianco, banalmente col nome Scream. E quindi diciamo che è intorno a questo periodo che i Wayans decidono di tornare. La loro motivazione, a
sentirla da loro è molto semplice. Il mondo ha bisogno di ridere e al cinema ormai mancava da anni una commedia sfacciata, senza freni, che prendesse in giro tutto e tutti. Per cui la porta per un sesto Scary Movie dopo 13 anni è ufficialmente aperta. E quindi eccoci finalmente al sesto capitolo, che al cinema si chiama semplicemente Scary Movie, senza il 6 a fianco, esattamente come Scream 5. E non è un vezzo di marketing, è il DNA del film, perché se il primo Scary Movie ricalcava passo passo il primo Scream, questo qui ricalca passo passo Scream 5, che era un requel, e anche questo è un requel, la parodia della parodia della parodia. E questo film lo sa benissimo, parla alla fine di se stesso fin dal primo fotogramma. He's making a rebootable. A what now? Scary Movie 6 è metacinematografico in maniera totale. In Scream, dentro la storia, i personaggi hanno la loro saga horror interna che chiamano Stab. Qui i personaggi invece hanno la loro saga interna che chiamano Horror Movie, che è il riferimento a Scary Movie chiaramente. E va oltre. Il film è imbottito di rimandi all'industria, al marchio, ai fratelli Wayans, a quello che gli è successo. C'è un intero alone che esce dal film e parla del mondo reale del cinema. Ed è proprio in questo strato che batte il cuore di tutto il film. La prima trovata davvero sveglia è quella che in Scream 5 il killer è il fidanzato della protagonista. Bene, mentre in Scream 5 rimane in dubbio fino alla fine, qui te lo mettono subito in chiaro in Scary Movie, con battute esplicite, senza nemmeno farti il favore di provare a depistarti, non gli interessa. I'm going with you. Not because I'm the obvious killer trying to lure you back to your hometown. I'm just a supportive boyfriend. Lo sappiamo dall'inizio che è lui, e lo sappiamo perché il film ci sbatte in faccia gli indizi in modo talmente plateale da diventare una presa in giro di come Scream di suo telegrafa i suoi assassini. L'apertura qui è poi il classico cameo della celebrità, una tradizione fissa della saga. Stavolta è Teyana Taylor che interpreta se stessa in un bar. Ghostface prova ad accoltellarla, il coltello si piega sui suoi addominali. Are you done? What the hell? Bitch, I'm Tiana Taylor. My abs got ass. Poi lui le rinfaccia l'Oscar che non ha vinto e lei lo stende a colpi di Golden Globe. You might have kicked my ass, but you still didn't win that Oscar. What you say about my Oscar? Did I stutter? You lost. You right, but I won that Golden Globe, bitch. È una presa in giro della sua stagione dei premi. Poi subito dopo si entra nel film vero e proprio, con la scena di Martedì, che è la parodia Hey, I wasn't expecting you to answer the door. dell'apertura di Scream 5, dove appunto in Scream 5 c'era quella che Jenna Ortega, che poi diventerà mercoledì dopo, però all'epoca ancora non lo era, quindi adesso è martedì. Insomma, tutta una sorta di richiami buttati veramente ovunque. Però sono comunque tutte cose che comprendi se conosci i prodotti di cui appunto si sta parlando. So that's why I never watched horror movie. It's fucking terrible. Just a bunch of celebrity cameos and fart gags. E quindi questo è un po' il tessuto di tutto il film, battute pensate perché le citazioni le riconosce, anche qui. Però almeno qui rispetto magari ai precedenti capitoli, il discorso delle citazioni tende molto di più ai prodotti audiovisivi, piuttosto che magari ad eventi della realtà, dell'attualità dell'epoca, come magari hanno fatto i precedenti capitoli. Comunque partiamo dalle cose che funzionano, perché ce ne sono parecchie in questo Scream 6. La prima è lampante, questo è di gran lunga forse lo Scary Movie più curato di tutti, ok? I soldi, quei 30 milioni per farlo, si vedono sullo schermo, regia, fotografia, costumi, ritmo. Insomma, dopo anni di seguiti che sembravano girati con due spiccioli, qui c'è una cura estetica dietro che io ho notato. E la seconda poi è che qui si ritorna ad avere una sorta di storia che collega tutto. Semplice, d'accordo, è lo scheletro di Scream 5, ma almeno c'è una storia con un inizio, uno svolgimento e una fine. Una cosa che la saga ormai aveva perso dal quarto capitolo, ma già anche un po' dal terzo. E poi c'è il cast originale, Anna Faris che torna come Cindy, Regina Hall che torna come Brenda, Sean Wayans che torna come Ray, Marlon che torna come Shorty, Dave Sheridan che torna come Dewey. Sono tutti in forma pazzesca, portano l'energia senza il minimo sforzo, e anche i nuovi personaggi reggono bene. La figlia di Cindy, Sara, interpretata da Olivia Ross Keegan, che le somiglia anche in maniera forse un po' inquietante a tratti, poi tutto il gruppetto
detto dei ragazzi, reggono molto bene, soprattutto perché non si prendono mai sul serio, ma neanche per un secondo. Forse il personaggio più divertente di questo film è Ray, perché Ray è il personaggio gay che passa tutto il film a giurare di non esserlo, mentre allude di esserlo in ogni singola scena. L'avevamo già visto fare questa roba, però a me non mi aveva mai divertito quanto in questo film. Quindi se c'è una cosa ridicola al punto giusto, possiamo dire che è lui. I'm not gay no more. I'm not gay no more. C'è tutta una sequenza dentro una sorta di chiesa che ho trovato forse un po' troppo, ecco, però tutti gli altri momenti li ho apprezzati di più. I personaggi, come sempre, nei film fatti bene escono dalle scene invece che essere presentati in fila. Quindi qui abbiamo Sara che la ritroviamo in piena crisi con tutti i suoi problemi risolti con la madre. Lei si imbottisce di pillole di ogni tipo, trova le pillole delle erezioni del fidanzato e se le ingoglia tutte. What'd you take? Just Ritalin for my ADHD, Adderall for PTSD, a couple of Xanax for my anxiety, peanut butter pills. So good luck getting it up now. Cindy invece la troviamo che si è ritirata a una vita tranquilla in una casa diroccata e piena di trappole, tipo Mamma ho perso l'aereo, ed è insieme una parodia della Laurie Strode degli ultimi Halloween, ma anche della vecchia signora dell'ultimo Final Destination. Due cose che il film imposta e poi lascia lì, senza farci niente. E questo è un piccolo fastidio che tornerà spesso in questo film. Citare cose da film e poi non riprenderle mai più. È quasi uno spreco, secondo me. C'è una scena in flashback, poi, in cui la figlia di Cindy ripesca l'incubo del Babbo Natale di Terrifier, con un Babbo Natale che regala ai bambini pezzi di corpo umano. Il film arriva perfino a toccare il tema della salute mentale di Cindy, a tratti. I am Cindy fucking Campbell. I've got millions of guns, but none of them are registered due to my mental health issues. E poi c'è Brenda, rumorosa come sempre, che si prende alcune delle risate più grosse, ed è una parodia del film. Ma i suoi figli, uno che gioca a football e l'altro che è Walk, ha come unica personalità l'essere Walk, al punto che il personaggio si chiama letteralmente Day. Ma comunque arriviamo al punto vero, alla cosa che secondo me definisce questo film. Il sesto parte bene, la prima parte fa proprio quello che faceva i primi due capitoli, aggancia la parodia alla trama. Le citazioni accadono più o meno in funzione della storia, ma più va avanti, più smette di essere un film con dentro le battute e diventa una sequenza di scenette da 2 minuti l'una, infilate una dietro l'altra, che esistono soltanto per piazzare il rimando a un certo film, mentre la trama intanto va in malora in un angolo. C'è un momento nel film in cui letteralmente succede tutta una scenetta parodica e poi a un certo punto i personaggi stessi dicono ok, adesso ritorniamo alla trama. Alright, let's get back to the plot. Quindi sono anche consapevoli loro di quello che stanno facendo. Di fatto la seconda metà è tutto un collage, un'accozzaglia di scene staccate, più citazione che battuta. C'è l'ospedale con l'infermiera che assiste all'aggressione e spiega tranquilla che per oggi ha già salvato abbastanza vite ed è in pausa snack, prima di decidersi ad intervenire. I've been saving people all day, so you handle yours, I'll be right over here. E Ghostface rinciampa e coltella un poster di Anatomia che si mette a urlare di dolore. È una gag buona, visivamente simpatica. Poi c'è anche il ritorno di Doofy, che hanno deciso qui di rendere disabile intellettivo di nuovo, e questa scelta questa volta viene tenuta fino in fondo. Lui è nascosto in casa per colpa del Covid, caccia via i ragazzi quando gli dicono che il Covid è finito e poi li raggiunge 3 secondi dopo. I hate to break it to you, but COVID has been over for like years. Really? Yeah. Carina anche la battuta quando gli si chiede quanto sei bianco e... Give me one good reason why I should talk to you. And white? How white? Oh, I'm talking Candace Owens white. C'è anche la riunione a casa di Brenda dove tutti si trovano per discutere le nuove regole, che è letteralmente la scena di Scream 5. A un certo punto c'è anche un rimando al film Smile, con tutti i sorrisi, ma anche questo è semplicemente una citazione buttata in mezzo al casino del tutto. Keep seeing people smiling everywhere. Infatti non si collegherà poi a nulla nella trama. C'è la parodia di Get Out addirittura, e si arriva fino anche a una sequenza animata che è parodia di K-pop Demon Hunters, che onestamente forse quella sequenza animata è la parte che più mi ha annoiato di tutto il film. La scena su Michael Jackson pure dura poco. A un certo punto c'è una diretta di Casey Nat e hanno preso il vero Casey Nat, uno streamer molto famoso reale, dove Ghostface irrompe nella diretta, si unisce al balletto e poi lo ammazza in diretta. Questo, diciamo, è un cameo a chiappa Gen Z, possiamo dire spudorato. And
And that's another day of me getting paid mad money for doing absolutely nothing while you stupid motherfuckers watching. C'è anche poi un riferimento a Long Legs, così sprecato che gli hanno messo pure la barba sbagliata, e che poi non porta a nulla. C'è una parodia di The Substance, dove Gail viene riempita dalla sostanza che ti rinvigorisce, ti spacca in due, e poi da lì a casissimo escono i file Epstein, senza un perché, non se ne parlerà mai più. E c'è anche poi un rimando veramente al fatto che non faranno mai un sequel di White Chicks. Oops. Wrong movie. White chicks to my ass. A un certo punto c'è anche una breve parodia di Weapons, c'è anche il rimando al tormentone social 6-7. Una roba di mesi fa che, vabbè, io non le seguo queste puttanate, quindi non lo so per sentito, ma non lo so cosa significa. Comunque il punto qui non è elencarti tutte le cose che ci sono in questo film, il punto è che quasi nessuna di queste scene va da qualche parte, non costruiscono, non si collegano, citano e basta. Ed è esattamente la differenza da cui siamo partiti. Quella dei Wayans non è mai stata la formula, poco budget, riferimenti pop, velocità, ma era il processo, le 10-20 stesure, l'eliminare via tutto quello che non funzionava. Keenan questo film lo coscrive ma non lo dirige. La sedia del regista qui è di Michael Tides, lo stesso di, abbiamo detto, Ghost Movie, e l'assenza dell'architetto qui un po' forse si sente. In troppi punti il film ha l'area di una prima stesura che nessuno si è seduto a limare. Well, Dad's out, but the pool guy, the gardener, and the plumber are all here, asshole. Look out your window. No, but they're the backbone of the American workforce. I'm not too white to do those jobs. E i nuovi attori ogni tanto si sforzano troppo di essere simpatici, li vedi proprio mentre fanno la battuta, e quindi la scena gli crolla addosso. To identify as gay. You sound like a girl. Questo è un esempio proprio della formula dei Wayans, senza però il giusto processo per ottenere il risultato che ebbero con i primi 2 capitoli. Eppure quando il film smette di essere solo citazionista, fa qualcosa alla scena horror che prende di mira e fa anche ridere. Infatti le gag migliori prendono un momento da uccisione e ci buttano dentro un'assurdità improvvisa. Ghostface, che sta per ammazzare qualcuno, fa cadere una bombola di gas esilerante e a quel punto non riescono più a smettere di ridere invece di scannarsi. Quella è una scena che funziona. I'm crying over here. Perché parte dal cliché, poi lo piega. Il poster di Anatomia che urla, la battuta su Candace Owens, la battuta su Kanye, sono forse i momenti in cui il vecchio metodo fa capolino, ma sono piccoli momenti rari in tutta la pellicola. Tutto il resto, in mezzo, è umorismo usa e getta, di pancia, una gag spinta qui, una scena di sesso lì, tutto roba così gratuita, che non si guadagna niente, è soltanto lì per esserci. Ora, il marketing aveva venduto questo film come senza limiti, prenderemo in giro tutti, non ci faremo problemi, supereremo ogni linea. In un certo senso questa promessa l'hanno mantenuta, perché di battute sui trans, sui generi. I'm not gonna let anything happen to my baby girl. Boy, okay? I'm a baby boy. I'm sorry. I'm having a hard time with this transition. Okay, it's really simple. Treat me like one of the guys. I pronomi, la politica, il razzismo, cioè ce ne sono una valanga, ok, di ogni colore, di ogni schieramento. Però la lettura onesta è che il film gioca sul sicuro, perché prende in giro, ma gioca con la quantità, non con la qualità di queste prese in giro. Non hai il coraggio di andare più a fondo. Per quanto abbiano detto supereremo ogni limite, non c'è una sola battuta che ti spiazza o che sia veramente cattiva quanto dovrebbe. Poteva osare molto più di così. Il film sfotte praticamente ogni gruppo, che repubblicani, misogini, bianchi razzisti, se le prende un po' con tutte, ma in una maniera che mantiene sempre quel clima da dai, ridiamo tutti insieme. La battuta della riunione. Should we hug? Oh, I really want to, but I'm a Republican now, so I'm supposed to be racist. Oh, girl, I think all white people are racist. E Brenda che le risponde che tanto secondo lei tutti i bianchi sono razzisti. Quello è un po' il registro giusto. Infatti è divertente quella battuta. Ma poi ci sono le battute magari sui personaggi queer e trans che tirano tutte da una parte sola, soltanto a spese del personaggio. Il personaggio costruito interamente sulla gag walk, quello che si chiama Day, viene inseguito da Ghostface, come nella scena della metro di Scream 6. Viene accoltellato e quando un passante reagisce, lui lo corregge sui pronomi. And her! Not her!
My pronouns are they, them. He stabbed them. I'm over 40. How am I supposed to keep up with all of this? He's not wrong. It's Karens like you that keep the patriarchy going with their knees on our neck. La Karen è lo stereotipo della donna di mezz'età che si lamenta e pretende di tutto. Insomma, se vi capita magari di stare un po' sui social, video dall'America, c'è proprio Karen, è un modo di chiamare un specifico tipo di persona rompicoglioni. Hello? On. What? Can you see I'm trying to listen? This is my car. This is your car? Yeah, it is my car. What are you doing listening to something in there? This is not your car. This is my car. Are Yes. you crazy? No, are you? I'm gonna call the cops. Are you? This is my You car. think this Look is at. your car? Look at Yeah. my car. Give me my keys Here. back. No. Give me. He stole my car. Are you Give kidding my me right now? keys This is back, on film. Jen. This is No, all yeah, on you're film. stealing my car? No, this is my car. This is insane. Al che quindi comunque nella scena l'intero vagone gli si rivolta contro e lo accoltella a morte perché è insopportabile. I due personaggi queer che muoiono nel film vengono quindi sbeffeggiati sulla loro identità proprio mentre li ammazzano. Quindi è un modo di prendere in giro però un po' a senso unico. Io credo che se si fosse lavorato più sulla qualità delle scene e delle battute piuttosto che sulla quantità, si poteva in qualche modo andare oltre, essere ancora più cattivi, più profondi nella cattiveria delle battute, ok? Insultare di più, distruggere. Perché se tu mi dici che vuoi fare un film contro il politicamente corretto, allora cavolo, ci devi andare fino in fondo. E a me sembra che qui l'abbiano fatto con un po' il piede sul freno. Lo scopo di un film così è prendere in giro tutti, liberamente, ok? Quindi se l'obiettivo è sfottere tutti allo stesso modo, allora il problema non è che abbiano fatto battute sui trans, semmai è che non sono andati abbastanza in là, che hanno giocato sul sicuro ovunque. Io infatti ho sentito qualcuno lamentarsi che le battute sui trans non erano un po' inclusive, che non gli era stato dato il giusto peso, ma qui l'obiettivo è proprio la presa in giro, libera. Non siamo qui a fare la battuta e poi giustificarla. Se una battuta ti ha offeso, scusami, ma il problema io credo che sei tu, perché il film voleva essere proprio questo ed è giusto che sia così, perché questa cosa che ci si offenda per qualcosa a me mi sta sul cazzo. La libertà di parola e di pensiero passa anche dalla libertà di odiare e di insultare e di prendere per il culo chi si vuole. Nel momento in cui tu questa cosa dici che la farai, ma poi la fai con un piede sul freno, allora io capisco che tu sei voluto stare attento, ed è un po' quello che questo scary movie fa. Quindi quello che io rimprovero a questo film non è la morale, è che aveva promesso di essere spietato, ma poi per la maggior parte del tempo non lo è fino in fondo. And another brother falls victim to gun violence. Turns out race is still an issue. That's not fair. You know, black guys usually die first in horror movies. Ora però io voglio fare anche un'osservazione che può totalmente ribaltare la vostra percezione di questo film. E cioè, gli scary movie, se voi li guardate in lingua originale, come si dovrebbe guardare qualsiasi film, perché se li guardate doppiati state guardando un altro film, scary movie in particolare, guardarlo in italiano, o che sia, potreste non apprezzarlo fino in fondo, perché scary movie di cosa vive in fondo? Di due cose. Il riferimento, ok, a un certo film, e il gioco di parole. E il doppiaggio potrebbe ammazzarli un po' tutti e due, perché metà battute scattano solo se riconosci la scena o il film che stanno parodiando, e quel riconoscimento è la battuta. Oppure soprattutto il gioco di parole, perché tantissimo di questi film è intraducibile proprio per costruzione. E c'è un problema poi più sottile: il doppiaggio tende a gonfiare le parolacce, tende a parodizzare la parodia, quindi mette volgarità magari dove l'inglese ne usava di meno, e quindi questo rende le battute più ridondanti, più, a me non piace il termine però per capirci, cringe, e fa sembrare i personaggi più scemi e odiosi di quanto in realtà siano. E avendo ascoltato recensioni di chi magari l'ha visto doppiato, mi rendo conto che c'è questo problema. Ma tornando al film in sé, dopo un'ora che ha vagato tra una citazione e un'altra, ecco che si ricompatta sul finale, e l'ultima parte è interessante. C'è una vera sequenza d'azione, c'è un colpo di scena che finalmente si butta a capofitto dentro la premessa iniziale. Dopo aver telegrafato il fidanzato, quindi per tutto il film, le maschere cadono, e non è lui, sono Shorty e Ray Killer. Yeah, that's right. 4 black
We're making history. È nello stile da posta in gioco sempre più assurda che il film a questo punto sta satireggiando alla perfezione. Il bagno di sangue tira dentro altri volti ritornati nella saga. C'è Anthony Anderson, c'è persino Shaq che viene fatto fuori con una battuta su Kazam, un richiamo che riporta indietro fino agli esordi del franchise. Comunque arriva il movente ed è tutta la ragione per cui questo film esiste. Shorty e Ray sono i killer perché si portano dietro un rancore dal terzo capitolo e dal quarto capitolo, e cioè che erano stati messi da parte e sostituiti, rimpiazzati da gente come Anthony Anderson e Kevin Hart. Why would you try to make a sequel without us, huh? Yeah. When the studio wanted to replace these brothers, I was there. Cindy e Brenda si scusano, giurando che loro li avrebbero voluti nella saga. And y'all went and did Scary Movie 3 and 4 without us. Nigga, I'm sorry. They offered me so much money. I got a new house, a new car, I got wigs that don't itch. E così il piano dei killer in piena assurdità è ammazzare gli attori che li avevano sostituiti. Ora, ricollegati all'inizio di questo video. I Wayans nella realtà sono stati buttati fuori dalla loro stessa saga, sostituiti, e l'hanno scoperto successivamente. Questo film prende quindi quel furto vero, la cosa che è successa davvero a loro, e la mette in scena come movente dell'assassino. Quindi il metacinema non è una decorazione, ma è il motore di questo film. E il finale fa un passo ancora più in là. E qui vado coi piedi di piombo, perché lo si può leggere in due modi. Il core 4, Cindy, Brenda, Ray e Shorty, decide che l'unico modo per garantirsi che nessuno li sostituisca mai più in un futuro sequel è togliere di mezzo del tutto la nuova generazione. E quindi legano i personaggi giovani, Sara, Martedì, i corpi degli altri, e li bruciano vivi nella casa e se ne vanno tranquilli, mentre l'edificio va in fuoco alle loro spalle. Questa è una rima con la casa che brucia alla fine di Scream 7. Wait. Can we feel bad? I mean, those are our kids. Fuck those kids. This is our franchise. Io ho sentito che c'è chi legge questa scena come un messaggio serio, e cioè le vecchie generazioni hanno qualcosa da dire, mentre le nuove generazioni no. E che quindi le vecchie generazioni sono semplicemente migliori. E io capisco perché qualcuno la legga così, però a me risulta una cosa strana su cui chiudere, per cui la leggo in un altro modo io. La leggo piuttosto come una stoccata a come le grandi saghe, Scream per prima, hanno continuato a infilare nuovi attori nei ruoli iconici, attori che non sono mai stati neanche lontanamente all'altezza degli originali. Per esempio, io quando guardo quindi quei reboot, tipo quando ho guardato Scream 7 e vedo questi nuovi personaggi che dovrebbero appunto sostituirsi agli originali per mandare avanti la saga, io penso che questi nuovi non dovrebbero portare avanti un cazzo di niente, perché non valgono niente. Questo è il mio pensiero, e quindi io credo che questa scena alla fine di Scary Movie 6 alla fine rispecchia esattamente questo pensiero, e cioè che a furia di fare questi reboot, requel, sequel e minchiatine varie, i nuovi personaggi inseriti non valgono niente rispetto agli originali, perché non li si è caratterizzati, non gli si è dato valore, e quindi penso che Scary Movie 6 stia proprio prendendo per il culo questa roba qua, e cioè che l'industria non è riuscita a creare nuovi personaggi all'altezza degli originali. Poi magari mi sbaglio, ma secondo me questa lettura è quella che si incastra meglio con il film. C'è comunque anche da tenere conto che nella saga di Scary Movie la morte, abbiamo detto, non è mai contata nulla. Sono sempre tutti morti e tutti tornati in vita, per cui bruciare il cast nuovo non è detto che il cast nuovo non torni. Hollywood is out of ideas. Why else would there be a Scary Movie 6? But it wouldn't work with just the new characters, would it? We need the legacy characters. Una riserva onesta quindi ce l'ho, ed è proprio sul metacinema. Tutta questa adorazione del marchio, questo guardate quanto è importante Scary Movie, secondo me è un po' caricata, soprattutto verso la fine. Il film tratta la saga e i Wayans come una mitologia pop gigantesca, e magari in America è davvero così, ma visto dall'Italia, almeno da me personalmente, suona un filo sopravvalutato. Sono dei filmetti divertenti, ma non è che sono una saga della Madonna, ok? Come anche Wayans, ok, sì, fanno delle commedie simpatiche, demenziali, ma non è che sono questa cosa così nota nella cultura pop. Ripeto, almeno da me, almeno dalla mia conoscenza e dal mio punto di vista da italiano. Magari in America è tutta un'altra cosa. Però, basandomi appunto su quest'idea, secondo me potevano abbassare un po' l'autocelebrazione e restare di più sulla parodia dei film. Certo, ora tutto questo metacinema non è una cosa che rovina troppo, anche perché è concentrato soprattutto sul finale, però ecco, c'è. E chi magari
di tutta questa faccenda dei fratelli Wayans, del fatto che sono stati tolti da Scary Movie, bla bla bla, non la sanno, magari non le colgono queste cose, come magari non colgono neanche i riferimenti agli attori recuperati dai precedenti capitoli. Ma quindi, questo sesto capitolo è il migliore della saga? Oh no! I like it. E io vi dico no, però è sicuramente un rialzo di qualità rispetto al terzo, al quarto e al quinto. Non c'è partita, ok? E a me in realtà quello che mi ha fatto ridere di più, quello che finalmente sembra e si muove come un film quasi vero, che si è ricordato di portarsi dietro una mezza storia. Ha avuto anche un ottimo debutto come incassi, diciamo, nel weekend di apertura. Quindi staremo a vedere come va e se mai ci sarà uno Scary Movie 7. I problemi l'abbiamo detto, la satira continua a sgretolarsi in una sfilata di citazioni, la consapevolezza di sé gira un po' a vuoto, ma per me è un rialzo imperfetto, disordinato ma vero. E la cosa interessante di questo film è che dimostra tutte e due le metà di quello che ci siamo detti, cioè dimostra in negativo quanto contasse il metodo originale, l'assenza di quel processo la senti in ogni scena collage, e dimostra allo stesso tempo quanto basti poco, un po' quindi di quel cast, un po' di quella mano sul timone, per tirare su di nuovo l'intera baracca. La saga che era stata rubata a tre fratelli è tornata 26 anni dopo e ha fatto l'unica cosa che nessuno poteva togliergli: ha messo la loro storia sullo schermo e si è rifiutata di farsi sostituire. Io sono Gabriele e se ti piacciono video analisi di questo tipo ti invito a iscriverti al canale per non perderti le prossime. Fammi sapere qui sotto cosa ne pensi tu di questi film e lasciami un mi piace per farmi capire che hai apprezzato il contenuto. Ti aspetto nei commenti e ti aspetto al prossimo video. Detto questo, ti saluto.